Ciao a tutti e bentornati sul canale. Per andare forte in kart non basta scendere in pista, abbassare la visiera e andare al massimo, ma bisogna soprattutto conoscere la pista dove si corre e avere una certa preparazione, diciamo teorica, sul comportamento da avere alla guida. Ecco infatti come mi è venuta l'idea per questo video. Durante le gare di Lignano sono migliorato molto nel poco tempo a disposizione e ho pensato: come faccio a migliorare ancora di più, abbassare ancora di più i tempi e chiudere il gap con i primi, ma soprattutto quali sono i comportamenti giusti e gli errori che faccio in pista? Per poter rispondere a queste domande mi sono informato, ho cercato su internet, ho letto e visto video di piloti molto più esperti di me che fanno questo sport da molto più tempo, ma soprattutto ho chiesto ai ragazzi che erano con me in pista, anch'essi piloti più esperti, e ho raccolto 5 consigli che spero possano essere utili a me in primis, ma che possano aiutare anche voi se vi doveste trovare in queste situazioni. Ok, iniziamo. Consiglio numero 1. La traiettoria. Nei kart a noleggio e nei monomarcia, soprattutto in queste categorie perché avendo poca potenza e poca coppia ai bassi, in assenza di appunto una rapportatura che possa sopperire a queste mancanze, è fondamentale perdere meno tempo possibile in curva, ma soprattutto mantenere una velocità abbastanza alta durante tutta la percorrenza in curva. In parole povere, per andare forti bisogna andare forti. So che queste parole possono avere poco senso, però se ci pensiamo all'atto pratico, da fuori è facile vederla così, ma appena si scende in pista è un comportamento di molti quello di forzare le linee, tagliare le curve, pensando di star recuperando tempo e mangiando secondi al cronometro. Invece non è così. Facendo così, infatti, si percorrerà sì meno strada, ma si abbasserà involontariamente la velocità in curva, facendoci perdere tempo sia in percorrenza che in uscita di curva. Per poter andare veramente forte in pista, quindi, si deve seguire la traiettoria ideale, che è una fusione tra una curva larga e ampia molto veloce e una curva stretta ma più lenta. Come potete vedere nel grafico, appunto, la curva blu è la curva larga ampia, la curva rossa è quella più stretta e la traiettoria ideale si trova esattamente in mezzo, ovvero un'entrata larga, una percorrenza stretta e un'uscita altrettanto larga. Consiglio numero 2. La fluidità. Il secondo consiglio è strettamente legato al primo, poiché parla appunto della fluidità alla guida. Però cosa intendo con questo? Sempre parlando di kart rental o di kart con bassa potenza, per poter perdere meno velocità possibile, si deve fare in modo che le ruote rimangano sempre in aderenza con l'asfalto, ovvero che non perdano trazione. Niente drift, quindi. So che può sembrare controintuitivo, perché molto spesso vediamo i filmati di queste auto che entrano molto forte in curva, perdendo trazione e facendo anche spettacolo. Però non è il modo migliore di affrontare le curve, appunto. Non è il modo più veloce per affrontare le curve. Essenzialmente, la ruota è progettata per girare in un senso e quindi avrà la minor aderenza, come potete vedere nel grafico, quando ruota orizzontalmente all'asfalto. Se invece la ruotiamo, il punto di contatto sarà maggiore, quindi facendo più fatica a muoversi, a spostarsi, rallenterà l'intera struttura del kart, perdendo quei giri motore e quella velocità che avevamo acquistato in curva, facendoci uscire appunto più piano. Se non mi credete, provateci. Prendete una gomma, appoggiatela sul tavolo orizzontalmente, quindi con il lato stretto che punta verso destra. Applicate una certa pressione e strisciate la gomma. Adesso riprovate, solo inclinando la gomma di 45 gradi. Applicate la stessa pressione e provate a traslarla. La gomma appunto farà più fatica perché ha una superficie a contatto maggiore con la strada. La stessa cosa succede con le gomme del kart. Per ovviare a questo comportamento, quindi, si deve cercare di guidare nella maniera più pulita possibile, ovvero muovendo lo sterzo in maniera armonica, senza brusche sterzate o brusche controsterzate. Questo appunto renderà più stabile il kart e ci farà mantenere una trazione durante tutta la percorrenza di curva. Consiglio numero 3. La frenata. Bene, ora sappiamo come percorrere ed uscire da una curva in maniera veloce, ma per quanto riguarda l'entrata, la frenata. Come fare a frenare più tardi possibile, quindi guadagnando metri di pista in cui appunto acceleriamo, ma allo stesso tempo in maniera corretta, quindi mantenendo la traiettoria e non perdendo trazione, come spiegato nei punti precedenti. Ecco allora che ci viene in aiuto la tecnica del trail braking. Una tecnica usata da tutti i piloti per frenare in maniera molto potente ma soprattutto efficace. Prima di tutto si deve individuare il punto di frenata, che consiste nel momento in cui molliamo l'acceleratore e iniziamo a frenare. Per individuarlo bisogna conoscere la pista, fare un paio di giri, provare in ogni curva, magari la prima curva si frena troppo presto,
il giro dopo un po' più in là, il giro dopo ancora sempre più in là, fino a che non si arriva a lunghi. E in quel momento capiamo che il punto perfetto per frenare era qualche metro prima di quando abbiamo frenato e siamo andati lunghi. Una volta identificato il punto di frenata, si utilizza la tecnica del trail braking, ovvero si preme con molta forza sul freno fino quasi a perdere il controllo del veicolo. Si sentirà appunto un leggero slittamento, ma non bisogna preoccuparsi. Una volta raggiunto questo picco di frenata, con il kart orizzontale, si procede a curvare, moderando e lasciando sempre di più il freno fino a che non ci si porta a centro curva, dove appunto dopo si riaprirà il gas e si uscirà veloci. Il grafico, appunto, come mostra, fa vedere durante tutta la curva l'andamento del freno tenuto da me durante la gara. Qui si vede l'entrata, forte pressione, poi il rilascio continuo e costante fino al punto di corda, appunto, dove si rilascia e si accelera per uscire. Punto 4. Lo sguardo. Questo è un punto un po' particolare perché prima di passare allo sguardo bisogna aver interiorizzato e imparato ad utilizzare bene le tecniche precedenti, quindi traiettoria, fluidità e frenata, perché è inutile avere uno sguardo corretto quando non si sa dove frenare o non si sa dove stare in pista. Una volta arrivati qui, una volta che sappiamo come arrivare in curva, sappiamo come stare in curva e sappiamo come uscire bene dalla curva, arriva la parte, diciamo, fondamentale, cioè appunto lo sguardo. In qualsiasi mezzo che guidiamo, moto, auto, kart, il mezzo andrà nella direzione in cui stiamo guardando, diciamo. Se noi arriviamo in una curva e guardiamo l'esterno dicendo non andare lungo, non andare lungo, il kart ci porterà automaticamente ad allungare la traiettoria. Mentre se noi arriviamo nella curva, magari abbiamo frenato anche qualche metro dopo la frenata perfetta, quindi saremmo andati lunghi, ma centelliniamo le forze e soprattutto guardiamo il punto di corda, il kart automaticamente curverà. È difficile da spiegare, però si possono vedere vari onboard di professionisti che appunto mostrano dove stanno guardando. Stessa cosa funziona per l'uscita di curva. Una volta che si è rimasti sul punto di curva non bisogna mantenere lo sguardo fisso per terra, ma bisogna subito alzarlo e cercare il prossimo punto di frenata o l'orizzonte. Questo appunto ci permetterà di uscire in maniera fluida e rapida dalla curva. So che può sembrare banale, ma raggiunto un certo livello questo è veramente lo step successivo che si può fare per la propria guida. Consiglio numero 5. Posizione e saltellamento. Partendo dalla prima, i kart a noleggio hanno la possibilità di spostare in avanti o indietro il sedile. Questo può aiutarci, una volta appunto imparata la pista e imparato tutto quello detto in precedenza, ci può aiutare a muovere il carico sul kart. Spostando il sedile un po' in avanti, appunto, si avrà più aderenza sulle ruote anteriori e questo può servire ad esempio nelle piste strette o nei kart indoor per avere una sterzata più efficace. Al contrario, invece, spostando il sedile un po' più indietro, si può spostare il bilanciamento sulla ruota posteriore. Questo ci aiuterà a avere delle uscite di curva e delle percorrenze molto più lineari. La seconda parte, invece, è questo saltellamento. Come si può vedere qui in questo video, sia in partenza che durante le uscite di curva, il pilota davanti a me saltellava sul suo kart. E non capivo all'inizio a cosa potesse servire questo. Poi, finita la gara, gli ho chiesto e mi ha spiegato che saltellando sul kart si alleggerisce e si carica al posteriore in maniera repentina e questo fa, con le poche potenze disponibili nei kart a noleggio, aumentare l'accelerazione. In conclusione, uno degli ultimi consigli che posso dare è quello di andare in pista, provare, provare e provare. Si può avere tutta la conoscenza teorica, ma vale fino a un certo punto, ovvero finché non si scende in pista. Una delle opportunità più grandi che si può avere, appunto, è quella di correre con qualcuno che va più forte di voi e di rubare con gli occhi le loro traiettorie, i segreti e i punti in cui migliorare, in cui si perde di più, in cui poi si può appunto guadagnare. Spero che il video vi sia piaciuto, mi sono impegnato un sacco a trovare i consigli, raggrupparli e mettere delle grafiche per rendere la spiegazione un po' più dinamica. Se fosse così lasciate un mi piace, commentate, dandomi delle dritte sui video futuri e su altri consigli che magari mi sono sfuggiti in questo video. Iscrivetevi per non perdere i prossimi contenuti e ci vediamo al prossimo video.